Seguiamo insieme il viaggio di Cristiano Luzzago che continua nel mondo di Austin Healey. In seguito all'uscita di produzione dei motori a 4 cilindri 2006 Austin, la Austin Healey fu costretta ad introdurre il motore Austin 6 cilindri, che inizialmente fu configurato in una cilindrata di 2006 e che equipaggiava il modello 106 o 106 e che in seguito fu implementato a 3 litri nel modello MK1 come quello che stiamo presentando attualmente. Già dalla 106 ci furono notevoli modifiche sulla parte della carrozzeria telaistica e meccanica rispetto ai primi modelli 104 BN1 e BN2, perché l'introduzione di un motore 6 cilindri costrinse a modificare radicalmente il muso, costrinse a creare una presa d'aria che nei modelli precedenti non esisteva. Il frontale fu ridisegnato con una mascherina più ampia ed ovale, come già avevamo accennato, fu allungato anche il passo, fu applicato un nuovo cambio, una nuova trasmissione e furono ridisegnati completamente gli interni della vettura. Con la nuova linea di carrozzerie fu possibile introdurre anche una versione 2+2, quindi la vettura poteva essere fornita non solo con i 2 posti prettamente sportivi, ma anche con la possibilità di alloggiare 2 bambini per chi volesse fare un uso della vettura più turistico. La parte telaistica della Healey praticamente rimane invariata in tutti i modelli ed è un telaio molto particolare e molto diverso da tutte le auto in produzione all'epoca. Infatti era un telaio particolarmente robusto che costituiva già gran parte della carrozzeria e della struttura portante della vettura. In effetti i pannelli esterni, quelli che noi vediamo, erano semplicemente imbullonati su una struttura telaistica molto complessa e portante. Nei modelli 6 cilindri il motore Austin colpisce molto all'interno del vano perché ha delle proporzioni ragguardevoli ed è anche esteticamente molto gradevole. Veniva equipaggiato fino alla Mark II con 2 carburatori SU, poi per un breve periodo nella Mark II fu equipaggiato anche con i 3 carburatori, soluzione che poi venne eliminata reintroducendo i 2 carburatori, non perché non fosse funzionale o non desse degli ottimi incrementi di potenza, ma perché all'epoca non c'erano molti carburatoristi in grado di allineare tutti e 3 i carburatori e di conseguenza si tornò alla soluzione precedente. Questo motore consentiva naturalmente una maggior potenza rispetto al 4 cilindri e dai 120 cavalli della Mark I arrivò fino a quasi ai 150 cavalli nell'ultima serie, la Mark III. Naturalmente anche le 6 cilindri erano equipaggiate con overdrive e una particolarità curiosa dell'overdrive installato su questi modelli era questo relè che consentiva, collegato al pedale dell'acceleratore, di fare l'effetto kick down come quando si schiaccia a fondo il pedale con i cambi automatici e consentiva il disinserimento immediato dell'overdrive, quindi l'innalzamento dei giri di motore, e questo permetteva di accelerare bruscamente in una fase di sorpasso senza dover disinserire l'overdrive o senza dover cambiare la marcia. Il frontale delle vetture 6 cilindri differisce dalle 4 cilindri per la mascherina ovale che nelle prime 2 serie 106 e 3000 Mark I ha la griglia orizzontale, mentre nelle Mark II e nelle Mark III ha la griglia verticale. Si nota molto la presa d'aria sul cofano, che serve appunto per l'alloggiamento del motore 6 cilindri, che è più ingombrante del motore 4 cilindri. Mentre le prime prodotte erano totalmente in alluminio, poi già dalle 104 cilindri furono sostituiti alcuni pannelli di alluminio tipo i parafanghi e le porte che si rovinavano nel trasporto in nave negli Stati Uniti con i pannelli di acciaio, e infine tutte le parti furono sostituite da alluminio ad acciaio ad eccezione della parte centrale del corpo vettura anteriore e posteriore, che è rimasta in alluminio fino all'ultima serie. Un altro particolare che differenzia
le vetture 6 cilindri rispetto alle 4 sono le maniglie delle porte, che erano totalmente assenti nelle 4 cilindri e che nelle 6 cilindri nei primi tipi sono a tirante come queste, e in quelle successive addirittura le più tradizionali con bottone e serratura. Le prime Austin Healey erano equipaggiate con 4 freni a tamburo. Solo nel 1959 furono inseriti i freni a disco anteriori e fu anche adottato il servofreno. Con il passare degli anni le rifiniture aumentano sempre di grado e lo vediamo anche nei cruscotti, passando dalla 104 cilindri che aveva un cruscotto estremamente essenziale in acciaio soltanto verniciato. Nei modelli 106 cilindri e nei modelli 3000 Mark I e Mark II abbiamo un cruscotto che invece è già molto più rifinito, rivestito in vinile e con delle rifiniture cromate che lo completano, fino ad arrivare alla Mark III, dove il cruscotto addirittura è rivestito in radica di noce e viene completato anche con un tunnel del cambio che lo congiunge alla parte del bracciolo. Abbiamo avuto modo di esaminare alcuni modelli della gamma delle Austin Healey che sono comunque i più peculiari e che rendono l'idea di qual è stata l'evoluzione nel corso degli anni di questo marchio automobilistico, che ha prodotto vetture sportive di grande appeal e di grande gusto, che riassumono in tutte le loro caratteristiche quello che è lo spirito inglese del motorismo e della sportività.